i cambiamenti climatici non esistono. Queste persone ci sono o ci fanno. Buongiorno a tutti marsanesi, oggi andiamo avanti con la nostra opera di tutela del territorio contro il lupo, quindi andremo a fare un giro assieme a Marco e lo scavatore per verificare quei punti critici della recensione dove vedi causa animali che hanno provato a scavare, vedi causa le ingenti piogge che negli ultimi periodi sono avvenute, pertanto in alcuni punti della recensione si sono creati dei tunnel sotto ad essa, quindi andremo a chiuderli, a tamponarli. Non definitivamente, perché il lavoro definitivo sarebbe appunto quello dell'antilupo, quindi di mettere una rete possibilmente elettrosaldata in orizzontale alla base della rete verticale, tanto che se il lupo, qualsiasi animale, vada a scavare trovi la rete e quindi rinunci all'impresa. Abbiamo il nostro Suzuchino pronto, lo scavatore è già partito, andiamo a vedere. Cominciamo in questa parte, qua è dove abbiamo fatto i lavori l'ultima volta, vi lascio qua in alto il link del video se ve lo siete perso, però qua non c'è tanto da fare. In realtà la parte dove ci sarà più lavoro da fare è la parte est, perché lì 3 anni fa abbiamo fatto la recensione e poi non abbiamo più fatto nulla. Ma perché questa mia fobia per i lupi, per tenere fuori i lupi? Per salvaguardare gli animali che attualmente ho o che vorrò tenere dentro la proprietà. Attualmente ho i somarelli, però i somarelli sappiamo tutti che bene o male riescono a difendersi contro i lupi, a meno che non venga dentro un branco importante, che ecco che allora anche i somari andranno in crisi. Però 2 somarelli sono giovani, sono piccoli, quindi sono più diciamo appetibili nel vero senso della parola. Ma adesso mi è venuta la voglia di tenere delle caprette tibetane, quelle nane. Ho il sogno, ma non adesso, sarà molto più avanti, delle mucchine nane. Sono bellissime, però una mucchina nana ti costa 2.000 euro, 2.500 euro. Compri una coppia, spendi 5.000 euro più tutta la burocrazia e tutto quel che c'è attorno, dopo ti viene dentro il lupo e ti mangia le mucchine. Cioè, minimo cerchi di fare fuori il lupo, anche se poi dopo ti cacciano in galera, perché siamo in Italia, se ammazzi un essere umano bene o male puoi saltarne fuori, se ammazzi il lupo vai in galera, perché ha il massimo livello di protezione. Lasciamo perdere, andiamo a fare il nostro lavoro. Bosco di Monte Marzano, tra fronde e ruscelli, Marco e il Comazzo si muovono fedeli, scavano sentieri con zelo e passione, sotto il cielo azzurro, nell'aria di montagna. Il Comazzo ruggisce, motore possente, solleva la terra con gesto diligente. Marco ai comandi, occhi fieri e concentrati, ripristina la recensione ai lupi sfidati. Cambiamenti climatici, minaccia crescente, piogge improvvise, terreno instabile e fremente, manutenzione essenziale per la nostra sicurezza. Il Comazzo e Marco in questa nobile impresa. Comazzo, scavatore reale, nel bosco di Monte Marzano sei il nostro ideale. Con forza e impegno proteggi la nostra terra e insieme a Marco affrontiamo ogni guerra. Qua siamo nella parte più bassa di Monte Marzano, in confine con Piastra, quindi tutta l'acqua che defluisce dalla collina arriva qua. Comunque non ci sono stati danni. È importante fare una manutenzione del territorio proprio per evitare che l'acqua si incanali in un unico punto e crei dei problemi. Adesso io non sono né un geologo né, però basta avere un minimo di intelligenza, è sufficiente individuare dove l'acqua ristagna e farla defluire nel giusto modo. Ora qua io sono molto fortunato perché vivendo su una collina diciamo che non dovrei avere dei problemi grossi, incrociamo le dita.
anche se comunque anche le colline ci sono comunque le frane, ma è un terreno bello solido grazie alla placca tettonica, quindi non dovrei avere problemi, ma la mia manutenzione sia per il dissesto idrogeologico sia per tutelarmi dal lupo la devo fare annualmente. Mi piange il cuore quando vedo i disastri che queste piogge improvvise arrivano e fanno dei danni, mi metto nei panni di chi ha subito danni, cioè, io non so psicologicamente se reggerei, probabilmente sì, ma il cuore mi si spezzerebbe in due, perché dopo tanto lavoro, dopo sacrifici fatti e poi un'ondata di maltempo ti distrugge tutto, è veramente una cosa che ti senti inerme. Quello che mi dà molto fastidio è quando leggo dei post di persone che vogliono far credere che i cambiamenti climatici non esistono. Io non capisco se queste persone ci sono o ci fanno. Credo che alcune di esse siano anche intelligenti, quindi credo che abbiano ormai detto da un po' di tempo che è tutta una cavolata, non esistono i cambiamenti climatici, e quindi ogni news che salta fuori è arrivata la nevicata non so dove, che erano 30 anni che non venivano nevicate così, quindi vedete è tutta una farsa il fatto del riscaldamento globale. Ma che cazzo, cioè, ma questi, allora, i cambiamenti climatici ci sono. Io non sono tanto intelligente o tanto studioso da valutare se questi cambiamenti climatici siano causati dall'uomo sì o no, o quanto, o se è una, come si dice, una routine, dei cicli, ok? Ma la scienza l'ha provato, e non solo la scienza pagata dai poteri forti. Lo so che voi complottisti direte questo, guardate anche dei canali YouTube, c'è Geopop che è un canale fantastico, ti spiega la scienza dalla A alla Z e ha fatto dei video molto semplici per tutti noi comuni mortali, che dimostra che i cambiamenti climatici ci sono, sì, ci sono sempre stati, ma il ciclo che stiamo andando incontro è al di fuori della norma, non c'è mai stato prima, quindi dobbiamo un attimo prepararci per il futuro. Il futuro può essere tra 1 milione di anni, ma può essere anche tra 1000 anni, ma può essere tra 100, o può essere il prossimo anno, quindi dobbiamo cercare di prepararci pian piano a eventi purtroppo di questa entità, a piogge improvvise spaventose, a tifoni impressionanti. Ci sono paesi che ci sono già abituati da anni, noi non ci eravamo abituati, ma succederà. Quindi ragazzi che dite ah no, i cambiamenti climatici non ci sono tutte farse dei poteri forti, mettetevi la mano sul cuore, nel rispetto di chi ha subito dei danni, ok? Se tu sei tra quelli che dice sì, è tutta una farsa, non voglio augurarti del male, però magari se il prossimo mese arrivasse una pioggia un po' forte sopra di te, perché sono proprio tac, lì piove e lì no, se arriva una pioggia un po' forte sopra la tua casina, forse dopo inizi a cambiare idea, però non arriviamo a voler augurare del male agli altri, ok? E cerchiamo di rispettare gli altri.
Qua è l'unico punto dove si è creato un po' un passaggio sotto, gli animali sono passati, animali piccoli, perché comunque si vede il sentiero. Ripeto, questa parte di recinzione l'abbiamo fatta 3 anni fa e poi non l'abbiamo più ritoccata perché avevo altre priorità. Adesso, soprattutto quando comincerò a tenere seriamente degli animali all'interno, dovrò prestare più attenzione in una manutenzione periodica. Quando si fanno dei lavori è sempre l'ideale prendere 2 o 3 o 4 piccioni con una sola fava, cioè risolvere più di un problema con lo stesso lavoro. Ecco che qua attualmente stiamo sistemando il problema del passaggio sotto la rete, ma nello stesso momento stiamo allargando un po' questa curva perché questa stradina è un po' pericolosa. Quando c'è fango, a venire giù una curva secca si rischia di arrivare in fondo in Panaro, quindi pian piano questa curva dovrà diventare una mezza curva. Ragazzi, mi spiace se ho offeso qualcheduno con le mie elucubrazioni mentali sul discorso dei cambiamenti climatici, però questo è il mio canale YouTube, quindi vi espongo le mie idee, le mie opinioni. Mi farebbe piacere sentire, leggere nei vostri commenti anche le vostre opinioni. L'importante è sempre farle con non arroganza e, ripeto, con il rispetto degli altri. Buon Monte Marzano!